Ciao a tutti, benvenuti su Stelle Turche Rivelate. Nel video di oggi vi porto al centro di una notte che ha fatto tremare i social e scaldare i cuori. Se vi piace quello che state per ascoltare, lasciate un like e iscrivetevi. Il vostro sostegno rende possibile ogni nuova storia. Mettetevi comodi, perché Istanbul ha brillato come non mai quando Erkan Merik è salito sul palco per un concerto che doveva essere soltanto musica, e che invece è diventato una dichiarazione che nessuno dimenticherà. Il teatro era gremito, ogni posto occupato, un brusio dolce che si è spento d'un colpo quando le luci si sono abbassate e si è accesa una lama di luce su di lui. Chitarra a tracolla, passo calmo, lo sguardo di chissà cosa sta per fare. Appena la prima nota ha attraversato la sala, la magia si è compiuta. Erkan ha cominciato con i brani più amati, quelli che i fan cantano senza neppure guardare il testo, e l'energia è salita di pezzo in pezzo. Ritmi serrati, poi improvvise pause in cui la voce si sdraiava morbida su ballate intrise di ricordi e promesse. Il pubblico applaudiva, si alzava in piedi a ondate, e lui ringraziava portando la mano al cuore. In ognuno di quei gesti si avvertiva una gratitudine limpida, quasi un dialogo intimo con chi lo ascoltava. Ma c'era anche altro. Tra un brano e l'altro, Erkan tratteneva il respiro un attimo più del solito, sorrideva senza voler nascondere la tensione, alzava lo sguardo verso la platea e poi, per un istante, sembrava cercare un volto preciso, come se una persona sola fosse il suo vero pubblico. Chi c'era, giura di averlo capito subito, stava arrivando qualcosa di grande. Dopo una ballata che ha ammutolito la sala, Erkan ha lasciato scivolare la chitarra lungo la tracolla. È rimasto in silenzio, il microfono a pochi centimetri dalle labbra, e poi ha parlato con una voce che tremava appena ma non aveva alcun dubbio. Tutto quello che ho cantato stasera nasce da lei. Sì, avete sentito bene. Canto per Azal. Bastato così, una frase netta, pulita, capace di aprire un varco nell'emozione collettiva. L'ovazione è stata immediata, quasi assordante. Cellulari in alto come un cielo stellato, flash come lucciole, applausi che non finivano più. In un attimo, quel concerto è diventato una dichiarazione d'amore pronunciata davanti a tutti. Un confine oltre il quale niente sarebbe stato come prima. Il pubblico ancora urlava mentre, fuori, i video iniziavano a correre sui social. Clip di pochi secondi, estratti condivisi con titoli che dicevano tutto. Erkan lo ha detto, è ufficiale, la confessione più romantica su un palco. Twitter, Instagram, TikTok. Nel giro di minuti il nome di Erkan Merik ha superato i confini della Turchia, apparendo tra le tendenze anche in mezza Europa. In ogni video lui appariva così, gli occhi lucidi, il sorriso di chi ha deciso di smettere di nascondersi, la voce che a tratti si incrinava e poi ripartiva più forte. Non l'abbiamo mai visto così felice, scrivevano alcuni. Gesti così non si vedono quasi più, mormoravano altri. La verità è che nessuno era rimasto indifferente a quella sincerità. Nel corso della serata, lo si era capito da come aveva selezionato i brani, tanti testi d'amore, di quella specie che parla senza vergogna di mancanze, destino, seconde occasioni. E, a un certo punto, ha aggiunto un pensiero che ha acceso un altro boato. A volte l'ispirazione vive in un'anima sola. Nel mio caso è così. Si è fermato, gli occhi lucidi, e la platea ha restituito un coro di emozioni. Chi piangeva, chi rideva mentre asciugava una lacrima, chi stringeva la mano di chi aveva accanto. Non era più un concerto. Era un racconto d'amore cantato davanti a migliaia di testimoni. Intanto, dall'altra parte di quella tempesta di cuori, tutto taceva. Non arrivava nessun commento da Azal Suba. Nessuna storia, nessun post, solo silenzio. Nei corridoi del teatro, però, le voci correvano rapide. Azal non se l'aspettava, dicevano alcuni. Amici vicini, gente che li conosce da anni, sussurravano tra l'incredulità e l'ammirazione. C'era chi garantiva che la sorpresa era reale, chi invece suggeriva che quella fosse la scintilla necessaria per vederli finalmente insieme, mano nella mano, davanti alle telecamere. Il mistero si infittiva e, proprio per questo, brillava di più. Le telecamere si sono messe a seguire ogni spostamento di Erkan, ogni macchina che usciva da un vialetto, ogni finestra illuminata in un quartiere dove qualcuno diceva di aver visto Azal. I titoli in prima pagina non lasciavano spazio all'immaginazione. La notte in cui Erkan ha cantato il suo amore, quel concerto diventato dichiarazione. Il racconto di chi c'era è unanime, Erkan era diverso, più vicino,
più trasparente, più pronto a lasciarsi vedere per ciò che sentiva davvero. Tra un inciso e l'altro, salutava i fan con gesti piccoli ma eloquenti, sorrideva con timidezza, chiudeva gli occhi ogni volta che la voce toccava una frase decisiva, come se di fronte a lui non ci fosse una folla, ma soltanto una persona. Il segno più intenso è arrivato quando ha intonato una delle sue ballate più note. In sala non si sentiva un respiro di troppo, solo la sua voce, nuda, e poi il suono che calava lento, fino al buio. Erkan è rimasto immobile, ha guardato verso l'alto, e ha sorriso. Era evidente, aveva trovato la sua musa. E la sua musa aveva un nome. Il mattino dopo, i siti non parlavano d'altro. Erkan Merik dichiara il suo amore sul palco. La musica si inchina a Zalsuba, una confessione che emoziona la Turchia. Anche testate straniere hanno ripreso la notizia, sottolineando quanto fosse raro un gesto così schietto in un mondo in cui spesso le emozioni si schermano dietro comunicati e filtri lucidi. Commentatori e opinionisti hanno applaudito il coraggio di unire arte e vita, di mostrare una vulnerabilità che non indebolisce ma, al contrario, racconta forza. Sui social, i fan hanno celebrato non solo la bravura, ma la verità. Quando l'amore è vero, si vede, ha scritto qualcuno. La cosa più bella è un uomo che parla senza paura dal cuore, ha aggiunto un'altra persona. Altri, inevitabilmente, hanno spostato lo sguardo su Azal. Adesso aspettiamo la sua risposta. Dirà qualcosa o preferirà il silenzio? E voi, come la vedete? Vi ha toccato quanto ha toccato noi? Era tutto preparato o un'onda di emozione a cui non ha saputo dire di no? Scrivetelo nei commenti, ci teniamo a leggere ogni parola. La serata si è chiusa con un ultimo brano scelto come un sigillo. Le luci del palco sono calate lentamente, lasciando quel bagliore caldo che sa di abbraccio lungo, e Erkan ha salutato con una frase capace di fissare il momento. L'amore non pretende spiegazioni, gli bastano le canzoni. L'applauso è andato avanti a lungo, mentre fuori la brezza del Bosforo sembrava raccogliere e restituire il sospiro di una città intera. Chi c'era lo sa. Quella notte non resterà nella memoria solo per la musica, ma per la dedizione, la sincerità, il coraggio di mettere un nome sull'ispirazione. E quel nome, per lui, era chiaro. Da quel momento in poi è nato un racconto parallelo fatto di ipotesi, di passi lenti e di indizi. Una macchina nera comparsa nel posto giusto, un sorriso in una foto sfocata, un braccialetto uguale visto su due polsi diversi. Nulla di confermato, tutto discusso. La verità, forse, era in quel palco e in quelle parole, senza bisogno di altro. Molti hanno ricordato come la storia tra Erkan e Azal abbia attraversato luci e ombre, lavoro e distanza, aspettative e silenzi. Proprio per questo, la dichiarazione è suonata come un ritorno a ciò che conta, una bussola raddrizzata. Con ogni replay del video, il pubblico tornava in quell'istante. La voce che si incrina, le mani che tremano appena, gli occhi che brillano come chi ha trovato il coraggio di dire ciò che aveva da tempo dentro. E chissà se dall'altra parte uno sguardo, in una stanza quieta, ha risposto con un sorriso. Quello che è certo è l'effetto che tutto questo ha avuto su chi guarda da fuori, una voglia rinnovata di credere che anche sotto le luci del successo, tra sette e contratti, ci sia spazio per gesti che non hanno calcolo. Forse proprio per questo quel palco ha avuto il peso di un segreto liberato. Forse è per questo che, oggi, ancora se ne parla. Se amate le storie in cui l'arte si intreccia ai sentimenti e la vita vera bussa alla porta delle stelle, restate con noi su Stelle Turche Rivelate, attivate le notifiche. E se volete sostenere il canale unitevi alla community con il tasto abbonati. Il vostro affetto ci permette di portarvi ogni giorno più vicino ai momenti più umani delle celebrità chiamate. Questa è Stelle Turche Rivelate, dove le emozioni non si nascondono, si cantano. Grazie per essere stati con noi. A presto, prendetevi cura di voi e alla prossima storia.